Siamo a maggio, io parlo di orto biologico, vi parlo di un orto familiare e adesso bisogna iniziare subito i trattamenti per quanto riguarda le malattie fungine, i pomodori, melanzane, peperoni, tutto quello che abbiamo nell'orto. Quest'anno per la prima volta utilizzo questo prodotto, l'ho acquistato su Amazon, costa circa 14 euro e spero che il prezzo si abbassi più avanti perché potrebbe essere un prodotto interessante. In un'unica confezione troviamo zeolite, zolfo e rame. È prodotto da Alba Garden, come vi dicevo non è un video sponsorizzato e l'ho acquistato, quindi non so se funziona, lo vedremo nell'arco dell'estate, però intanto è importante fare subito un primo trattamento. Allora, dopo la sigla lo guardiamo nel dettaglio, vediamo la miscelazione, lo misceliamo insieme e nel tardo pomeriggio andiamo a irrorare per riaffogliare sui pomodori che ho trapiantato 3-4 giorni fa. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Allora, poltiglia bordolese con dentro il rame io non lo uso più da molti anni, lo uso soltanto sugli alberi da frutto, nei trattamenti invernali. Quest'anno avrei voluto riutilizzarlo perché volevo reintrodurlo e capire un po' le differenze con i prodotti biologici che già uso, le polveri di roccia. Ho trovato questo prodotto, quindi non lo utilizzerò, utilizzerò soltanto questo. Quindi il rame lo si usa in agricoltura da lungo tempo per prevenire e combattere le malattie fungine come la peronospora sul pomodoro. Siamo afflitti negli ultimi 3-4 anni, ci sono lunghi periodi di pioggia, c'è molta umidità e quindi tutti i pomodori si ammalano, ma un po' dappertutto questo. Ci sono delle buone pratiche agronomiche per poter minimizzare il problema, ovvero la distanza corretta tra i pomodori, lo sfoltimento delle foglie, far passare aria nel modo corretto, non far toccare le foglie a terra, tutte cose che noi facciamo già da anni, ma quando arriva, arriva. Abbiamo poi lo zolfo lo si usa soprattutto per combattere l'oidio che arriva puntuale come le tasse sulle zucchine e quella polverina bianca è sempre un fungo ovviamente, si deposita sulle foglie e a un certo punto copre tutta la pianta muore. Ecco, qui dentro lo troviamo insieme al rame. Abbiamo poi la zeolite è una polvere di roccia completamente naturale, io la utilizzavo l'anno scorso insieme all'estratto di castagno, si potevano miscelare, quindi l'anno scorso li utilizzavo insieme. L'estratto di castagno è un corroborante, la zeolite serve invece sia per creare una barriera meccanica perché crea tante piccole scaglie microscopiche sulle foglie che non ne permette l'avanzata degli animali, cioè dà fastidio, e soprattutto assorbe l'umidità durante la notte ed evita la formazione di muffa e quindi della peronospora. Sono tutte cose che vanno bene nel limite del possibile. Il biologico funziona così. Se piove bisogna ridarlo subito, altrimenti bisogna fare il trattamento ogni 7-10 giorni e quindi alla lunga diventa un lavoro, ve lo posso assicurare, perché le nostre colture durano circa 3-4 mesi. Se dobbiamo fare un trattamento ogni 10 giorni se non piove, e vi assicuro che cominciano ad essere 3 trattamenti al mese, bisogna sempre avere la pompa pronta all'uso, insomma. Allora dai, la misceliamo insieme, vediamo com'è fatto il prodotto e questa sera lo andiamo a irrorare. Bene, ho cambiato inquadratura, quello che è importante da vedere adesso è questo. Allora guardate, quello che mi è piaciuto davvero tanto di questa confezione è questa dicitura qui. Dose media 50 grammi per 10 litri di acqua, ovvero 5 grammi per litro. Finalmente qualcuno che si degna di scrivere qualcosa di chiaro, conciso, non bisogna essere laureati per leggere una cosa del genere, perché guardate è una cosa difficilissima, almeno per me, perché ti parlano di ettolitri, ti parlano di quantità minime e massime, insomma noi siamo piccoli agricoltori, noi abbiamo un orticello, mi devi dire quanto ne devo mettere per litro, ecco qua, 5 grammi litro, oh, finalmente. Bene, ho misurato 25 grammi, questa nel frattempo si è spenta, tolta la tara, ho 25 grammi di prodotto, guardate come si presenta. Le proporzioni sono le seguenti, abbiamo il 30% di zolfo, il 10% di rame, il resto è zeolite e microelementi, abbiamo dentro il manganese, abbiamo lo zinco. Bene, perché lo miscelo qui dentro e non direttamente nella pompa? I motivi sono sostanzialmente due. Il primo è perché qui riesco poi a sbatterlo ed è importante perché comunque dobbiamo scioglierlo bene altrimenti si ottura la pompa, e il secondo è che è presto per me da dare il prodotto, ci vogliono ancora un 3-4 ore. Se io lo mettessi direttamente nella pompa questo si deposita sul fondo e quindi non va bene. Allora lo metto qui dentro, lo miscelo bene,
Quando poi è il momento giusto per irrorare, gli do un'altra miscelata, lo verso nella pompa e andiamo a fare il trattamento insieme. 5 grammi litro, 5 litri, 25 grammi. Se questo prodotto funziona, abbiamo risolto gran parte dei nostri problemi. Soprattutto mi tolgo il tris di prodotti, bentonite caolino e estratto di castagno, perché vanno benissimo, solo che per prepararli occorre un po' di tempo. Bisogna miscelarli in modo giusto, bisogna prepararli nel momento in cui li si utilizzano, ma insomma, se con un solo prodotto riusciamo ad ovviare anche alla zeolite e all'estratto di castagno. Una cosa importante, questo si può miscelare anche con l'olio di neem, non va miscelato con sostanze alcaline. Il produttore, ma questo è corretto, consiglia sempre di fare una piccola prova per vedere se ci sono problemi di fitotossicità, cioè si dà il trattamento su 3-4 foglie, si aspetta 24-36 ore, se non ci sono problemi si procede. Questo nel caso in cui si fanno accostamenti particolari o che si mischiano altri prodotti. Nel mio caso ovviamente io darò soltanto questo, non farò questo tipo di test. Su cosa lo possiamo dare? Su tutto, dalle fragole all'orto, tutto quello che c'è nell'orto ovviamente, pomodori, peperoni, melanzane, patate, tutto quello che abbiamo nell'orto. Non è specifico per la cimice, ma parla di afidi e come vi dicevo prima, uno degli effetti della zeolite è proprio quello di contrastare l'arrivo degli afidi. Bene, aspettiamo 3-4 ore, quando siamo pronti che c'è il tramonto, ve lo dico anche a voi, quando dovete fare questi trattamenti o il mattino presto o meglio dopo il tramonto, altrimenti i raggi del sole bruciano le foglie e facciamo danni. Aspettiamo un attimino e poi andiamo insieme nell'orto. Bene, siamo verso il tramonto. Questa dovrebbe dare meno problemi della zeolite e delle altre polveri di roccia. Parlo di problemi sulla pompa, Ci siamo. Ok, siamo nell'orto, stiamo all'imbrunire. C'è ancora un po' di luce. Se vi posso dare un consiglio, magari fatelo quando c'è un pochino più di buio. Io adesso, anche per questione di ripresa, non posso farlo al buio, ovviamente. Occhiali servono a poco in questo caso, perché io il getto ce l'ho verso il basso, però mettiamoli gli occhiali e anche la mascherina se siete un po' sensibili al prodotto. Direi di iniziare. Al pari di tutti gli altri trattamenti è importante colpire tutte le foglie anche sotto nel limite del possibile. Stanotte danno pioggia, quindi stiamo scherzando, stiamo giocando, però si spera che sbaglino. Se dovesse piovere, ovviamente domani mattina, se non piove, bisogna rifare subito il trattamento. Ecco, già che sono qui, vedete, io qui ho i piselli, lo faccio anche da questa parte, altrimenti dalla parte opposta non prenderei tutta la pianta. Mi concentro verso il basso. È importante farlo verso il basso perché la peronospora parte dal terreno. Quindi se voi notate, vedete questi miei pomodori, li ho potati completamente per un circa 20 cm, 15-20 cm, quindi loro a terra non hanno nulla che tocchi, nel senso non ci sono foglie che toccano a terra, perché questo mi serve che quando piove o quando irrigo magari con il tubo, l'acqua che rimbalza non mi tocca sulle foglie. La peronospora, l'oidio, arrivano da terra, quindi se non ci sono foglie su cui attecchire, su cui appoggiarsi, loro resistono un po' di più. Finisco il lavoro da solo, tanto il lavoro da fare è sempre lo stesso. Se non piove domattina veniamo a vedere le foglie, vediamo come sono rimaste, in che colorazione sono. Io credo che avranno qualche venatura di zeolite sopra o probabilmente anche di rame. Vediamo, domattina vediamo com'è. Se dovesse piovere ovviamente prima di riaccendere la telecamera rifarò il trattamento, aspetterò altre 12 ore e poi domani sera rifarò il video di chiusura. Ci vediamo domani. Dopo che ci siamo salutati, ha piovuto dopo poche ore ovviamente, quindi il giorno dopo ho rifatto il trattamento. Mi avvicino, vediamo un po' insieme cosa c'è sulle foglie. Vedete, sono rimaste macchiate di zeolite ed è giusto che sia così. Non è una quantità enorme di zeolite rimasta sulle foglie perché era zeolite miscelata con altri prodotti, come ad esempio lo zolfo e il rame. Ecco qui. Ci spostiamo sui piselli dove ne ho messo un po' di più di prodotto. Qua sono rimaste leggermente macchiate, va bene così. I piselli si ammalano subito di peronospora con questa umidità quindi spero di portarmeli avanti quanto più tempo possibile. Bene, in chiusura del video volevo dirvi che
sia per me ma anche per voi. Ho parlato con il responsabile di Alba Garden, vi consiglio di seguire il loro account su Instagram perché lavorano bene, gentilissimi. Ovviamente, come dicevo, questo video non è stato sponsorizzato, l'ho acquistato il prodotto, però mi ha fatto piacere parlare col produttore per capire alcuni aspetti. Allora, con temperature superiori ai 30 gradi è meglio non dare il prodotto, lo si dà nei momenti più freschi della giornata, ovvero la sera o il mattino. Io preferisco la sera. Ovviamente se la notte abbiamo 35 gradi lasciamo perdere. Per quanto riguarda le piante in fiore, è sconsigliato darle durante la fioritura, o prima o dopo va bene, oppure darlo lì dove non vi sono i fiori. Ecco, in quel caso lì, questo è il mio parere personale però, e io faccio così sulle mie piante, lo do nella parte bassa delle piante. Di solito i palchi dei fiori sono un pochino più in alto perché la peronospora parte proprio dal basso, quindi se devo darlo ovviamente non lo do sui fiori, lo do nella parte bassa. Miscelazione: si può miscelare con altri prodotti, non quelli a base alcalini. Per quanto riguarda il calcio foliare sui pomodori, io ho chiesto proprio questo. È consigliabile fare trattamenti alternati, cioè una volta si dà il calcio foliare, che è calcio magnesio, avevo fatto un video lo scorso anno, vi lascio qui la copertina, e la volta dopo 4-5 giorni si dà lo zero di Alba Garden. Si alternano le due cose. Io già facevo così l'anno scorso, quando davo la zeolite prima e il calcio foliare dopo. Infatti l'anno scorso sono andato in prevenzione, piccolo excursus, scusate, per quanto riguarda il calcio foliare usavo quello della CIFO, lo userò anche quest'anno. Calcio foliare con magnesio lo davo alternato alla zeolite, e sono andato in prevenzione, l'ho dato prima, quindi dovrei iniziare adesso a darlo. Ho avuto pochissimi casi di marciume picare. Bene, chiusa questa parentesi, ringrazio Alba Garden per le informazioni che mi ha dato e che ho potuto dare anche a voi. Sono informazioni utili e preziose perché sulla confezione certe cose non ci sono scritte, quindi salvatevi il video se vi interessa. Condividetelo con i vostri amici se vi fa piacere. Non vi posso ancora dire se funziona o meno questo prodotto. Sul video di presentazione un amico del canale ha detto che l'anno scorso si è trovato benissimo, però io voglio provare insomma e poi darvi i risultati di persona, quindi lo vedremo nell'arco della stagione. Frequenza io lo darò ogni 10 giorni circa. Su questo punto però mi prendo il tempo per studiare meglio il prodotto, però io comincio a darlo ogni 10 giorni. Bene, è tutto. Troverete il link in descrizione, il link è un link affiliato, ve lo dico per correttezza, però poi vi porta su Amazon, se vi va lo comprate, se no lo prendete da un'altra parte. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete e vi auguro una buona giornata.